Hai mai giocato a Figment? Tutto sommato sembra un videogioco simpatico e carino, però lasciandogli del tempo ti mostra un lato veramente profondo. Bene, oggi parliamo di questo e dei demoni interiori. Traumi del passato, lati della personalità che non ti piacciono, paure, debolezze, insicurezze, tutto questo resta sempre tutto bello nascosto. È una cosa che non mostriamo mai agli altri, vero? Però resta lì e succhia tutte le tue energie. Alcuni videogiochi, soprattutto nel mondo degli indipendenti, ti offrono molto di più rispetto al semplice intrattenimento e Figment è uno di questi. Figment parla proprio dell'importanza di affrontare i propri demoni interiori. Alla fine è un viaggio nel cercare, scoprire e affrontare i tuoi incubi. In particolare inizierai con una semplice avventura, un viaggio alla ricerca dei tuoi ricordi. Poi però inizierai a cercare attivamente i tuoi incubi e inizierai a renderti conto che l'unico modo per progredire nel gioco è trovare quegli incubi e riuscire ad affrontarli. Figment ti lascia tanti spunti per riuscire a capire come affrontare i tuoi demoni interiori e come imparare anche a riuscire a convivere con loro. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Quindi, proprio come all'inizio del gioco, il primo passo è andare a cercare i propri ricordi. Non c'è modo più facile di risolvere una situazione scomoda che archiviarla in qualche meandro della nostra mente e poi dimenticarsene. Il problema è che in questo modo la situazione non si risolve affatto. Semplicemente si sposta dal tuo conscio al tuo inconscio, ma sempre dentro di te. E lì trova lo spazio e il tempo per sedimentarsi, crescere e poi ripresentarsi triplicato sotto forma di incubo. Per questo motivo in Figment si inizia proprio dall'andare a ricercare i tuoi ricordi. Il primo passo, infatti, è andare a prendere questi ricordi che tu avevi relegato nell'inconscio e riportarli alla tua coscienza. Certo, può essere triste e doloroso, però il primo passo per riuscire ad affrontare i tuoi demoni è proprio quello di trovare la forza di riconoscerli. Figment ti invita proprio ad andare a ricercare nelle tue profondità, a fare un po' di introspezione, per andare a ricercare quei demoni che nel corso del tempo hai continuato a seppellire. E al di fuori di Figment ci sono molti modi per poterlo fare. Il più semplice, e quello che ormai non fa quasi più nessuno, è prendersi del tempo per stare soli con se stessi. Senza musica, senza un film, senza un qualcosa di sottofondo, un rumore bianco, senza nulla, soli in silenzio. Godere della propria solitudine. Questo, sotto alcuni aspetti, può somigliare un po' alla meditazione, e in effetti lo è. Tutto sommato può essere considerato una forma di meditazione. Insomma, sia questo che la classica meditazione ti possono aiutare. Ti possono aiutare a riscoprire una parte di te che magari avevi cercato di seppellire e che magari sei anche riuscito a seppellire e pian piano a ritirarla fuori. Quindi prenditi del tempo da solo con te stesso per riflettere. Ecco, e diciamo che ora potresti, dopo un po' di periodi di riflessione e meditazione, potresti iniziare a scontrarti con qualche tuo demone che avevi seppellito, con qualche ricordo scomodo, con qualche fastidio, con qualche tua ansia. Questo è il momento e la tua occasione per imparare ad accettare i tuoi incubi. I tuoi incubi non sono inutili, servono a segnalarti un pericolo. Però se li alimenti troppo, se li lasci lì a sedimentare, inizieranno a segnalarti pericoli anche quando questi pericoli non ci sono. Ed eccoci qua di nuovo con Figment. In Figment non puoi evitare i tuoi demoni, devi forzatamente sconfiggerli, combatterli, affrontarli. Allo stesso modo impara ad affrontare le tue paure, le tue insicurezze, i tuoi punti deboli, insomma tutti i tuoi demoni interiori. Tutti gli enigmi, tutte le sfide che trovi in Figment li ritrovi anche nella tua vita e riuscire a superarli ti darà una grande forza interiore. Ecco quindi che nel momento in cui ti imbatti in un tuo incubo, quello che devi fare non è scappare e seguire il tuo istinto, ma fermarti e imparare ad accettarli. Il primo passo è accettare la sua esistenza, accettare che quella cosa, pur non piacendoti, fa parte di te. Non è sempre semplice farlo, anzi più il tuo incubo è grande e più sarà difficile ovviamente trovargli uno spazio dove riuscire a piazzarlo. Finché è piccolino puoi limitarti a rifletterci su, fare un po' di meditazione, guardarlo da più prospettive e alla fine interiorizzarlo. Se invece l'incubo ha avuto modo di crescere tantissimo, allora avrai bisogno di uno scontro diretto. E ci arriviamo con il prossimo passo.
Bene, tu in Figment quindi inizi ad affrontare tutti gli incubi. Piccolini, non sono tanto complicati all'inizio. Poi, quando arrivi al boss finale, le cose sono un pochino più complicate. Finalmente ci ritroviamo a faccia con il grande incubo, con l'incubo che ha preso il controllo di tutto il mondo di Figment. È ora di riprendere noi il controllo. Ovviamente sconfiggerlo è possibile sconfiggere qualsiasi cosa, però ci sono vari gradi di difficoltà e anche ci sono vari gradi di abilità. Per te potrebbe essere più semplice, per me potrebbe essere complicato. Abbiamo strategie diverse, vari modi di affrontarlo. E soprattutto non è detto che si riesca a sconfiggere questo demone al primo tentativo, bisogna darsi del tempo, riuscire a capirlo e accettare anche delle sconfitte iniziali. Ma ogni sconfitta è un'opportunità di apprendimento e di crescita. Ogni errore è un'occasione per imparare e diventare più forti. Quindi, se le prime volte che ti trovi a faccia col tuo demone interiore subirai una schiacciante sconfitta, non preoccuparti. È stato lì tutto sto tempo, adesso non è che puoi dire ciao e via. Sperimenta e datti del tempo per capire bene la situazione e per capire bene come affrontarla. Ci sono vari modi per sconfiggere i demoni interiori. Alcuni vanno affrontati e distrutti, alcuni vanno controllati, ma alcuni sono lì per restare. Ci sono aspetti della vita che, per quanto possano non piacerti, non puoi eliminare. Devi trovare il modo di accettarli e imparare a convivere con loro. Può aiutarti molto anche il parlare con qualcuno, parlare con un amico, con un familiare, qualcuno che possa darti una prospettiva esterna. O anche semplicemente ascoltarti e sostenerti, darti un po' di sostegno morale, insomma. Affrontare i propri demoni interiori e mettere fine ai propri incubi non è affatto un'impresa facile, però giocando a Figment capisci che è possibile. E soprattutto che è necessario. Figment ti ricorda che esplorare e conoscere il tuo mondo interiore è una cosa che devi fare. Le tue paure nascoste, le insicurezze, i tuoi demoni interiori, i tuoi ricordi del passato sono una cosa che devi imparare ad accettare e imparare ad affrontare. Ovviamente non sto dicendo che sei costretto a fare tutto questo da solo, anzi, un aiuto è sempre ben voluto. Se infatti hai delle cose relativamente semplici da risolvere o anche abbastanza complesse, ma che non sono poi così traumatiche, puoi provare ad affrontarle da sole. Però ci sono cose nella vita che hanno bisogno anche di un aiuto esterno. Quindi, se senti che il tuo problema, il tuo demone interiore, qualsiasi sia questa cosa che ti sta assillando, ti sta creando un limite nella tua vita, non esitare e cerca un aiuto esterno. Vai da un terapeuta, da uno psicologo, da uno psichiatra, fatti aiutare. Vedrai che non te ne pentirai perché tu stai lì tutti questi anni a macinare e rimacinare, quando magari un percorso breve o lungo che sia può davvero rivoluzionarti la vita. Quindi non aver paura di affrontare questo viaggio, perché davvero potresti rimanere piacevolmente sorpreso. Potrebbe davvero rivoluzionare la tua intera vita. Bene, io spero di averti convinto. Quindi impara ad affrontare i tuoi demoni, le tue debolezze, le tue insicurezze, le tue paure, i tuoi brutti ricordi, da solo, per conto tuo, oppure con qualcuno che ti aiuti, ma fallo. Io oggi mi fermo qui, spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, allora metti un mi piace, condividilo e soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi e gli anime. Quindi fallo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.